Benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi abbiamo un ospite speciale, il dottor Gerardo Costabile, amministratore delegato di Deep Cyber e esperto riconosciuto nel campo della cyber security in Italia. Ha lavorato per molti anni nelle forze dell'ordine, guardie di finanza e CISO di Poste Italiane, docente per numerose università in Italia e autore di libri. Parleremo delle sfide e delle opportunità che le aziende italiane affrontano in materia di sicurezza informatica. Gerardo, grazie per esserti uniti a noi. Per iniziare, potresti darci un'idea della panoramica attuale della cyber security in Italia e come valuti la consapevolezza e la preparazione delle aziende italiane in questo settore? Beh, grazie prima di tutto dell'invito, è un piacere comunque essere qui con voi, spero di intrattenervi comunque con argomenti diciamo di interesse, anche con contenuti diciamo di un certo tipo. Allora, la fotografia non è semplicissima, dobbiamo un pochettino dividere quello che è il panorama dei target, delle persone che sono attaccate, perché è ovvio che le persone possono essere dei singoli, dei privati, che possono ricevere degli attacchi anche fraudolenti, non so, ai propri computer, ai telefoni. Spesso i privati sono attaccati per delle frodi opportunistiche, quindi frodi che vengono fatte da attori, da singoli o ancora più spesso da organizzazioni, per fare in modo che fregano, diciamo così, un tot di euro a tante piccole persone per poter fare il loro business, il business in questo caso criminale. Ma il target negli ultimi anni sempre più di interesse degli attaccanti sono diventate sempre di più le aziende. Le aziende però sono diverse l'una dall'altra. In che senso? Noi abbiamo in Italia più o meno il 95-98% delle aziende in termini quantitativi sono piccole e medie imprese. L'Italia è un tessuto di piccole e medie imprese come quantità. È ovvio che se poi andiamo a guardare quel 5%, in quel 5% ci sono grandi organizzazioni, ci sono, non so, l'energia, le telecomunicazioni, le banche, tutti questi grandi enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che comunque fanno un numero che apparentemente è piccolo, ma è ovvio che lì abbiamo tantissimi dati e tantissimi rischi. La sicurezza di questi due livelli, quindi un livello delle infrastrutture critiche, questo famoso 5%, e il livello invece del resto dell'Italia è molto differente. Il 5%, questo piccolo numero, ma che ha grandi budget di cyber security, hanno un'organizzazione, hanno comunque degli investimenti importanti, c'è un'autorità comunque nazionale che li aiuta, tende comunque a dare delle linee guida, a supportarli, ci sono degli standard, e quindi tutto questo aiuta un pochettino a proteggersi e a proteggere la propria infrastruttura, che è complessa da proteggere perché è molto ampia, ma comunque diciamo che la postura di questi soggetti è mediamente buona. Il problema principale che abbiamo in Italia riguarda le medie imprese e le piccole imprese. Per medie imprese sono anche imprese che hanno 50-100 dipendenti, che hanno anche diversi milioni di euro di fatturato, quindi voglio dire imprese interessanti sul tessuto italiano. Ecco, queste imprese non hanno ancora la maturità per proteggersi, al limite hanno un core business che è diverso rispetto all'informatica e questo non aiuta, diciamo, a fare dei giusti investimenti di cyber security e stanno diventando sempre di più l'anello debole del sistema Italia, perché poi ricordiamoci che questi soggetti sono a loro volta dei fornitori dei grandi, cioè la grande banca ha come fornitore anche aziende che fanno, non so, 20 milioni di euro di fatturato, 30 milioni e che stanno in questo target qui, motivo per cui un po' tutte le grandi organizzazioni, anche a seguito di alcune normative che sono alcune uscite, tipo il GDPR, ma altre in uscita, tipo la direttiva NIS 2, che entro a fine del 2024 dovrà essere attuata anche in Italia, ecco lì ci sono per esempio delle indicazioni anche per i fornitori e i subfornitori di grandi organizzazioni. Anche questi piano piano dovranno entrare nel perimetro della cyber security, non potranno più derogare a regole perché la loro cyber security è di fatto, di conseguenza, anche la cyber security del sistema più in generale. Quindi seguendo quello che hai detto te, praticamente anche le aziende che non sono più, non sono ancora mature dal punto di vista della cyber security,
vengano, come dire, forzate a rispettare degli standard o dei parametri se vogliono interfacciarsi con grandi aziende. Sempre di più sarà così. Tra l'altro ci sono delle piattaforme che già da un po' di tempo riescono a misurare la cyber security delle altre aziende, e quindi questi grandi soggetti si stanno dotando di questi strumenti di monitoraggio per fare in modo che questo monitoraggio continuo tocchi anche questi loro fornitori, in modo che possano andargli a chiedere cosa hanno fatto, come l'hanno fatto, altrimenti addirittura nei casi peggiori possono escluderli addirittura dalle forniture, perché non hanno un livello di sicurezza che si può Certo, dire adeguato rispetto al rischio. certo. E questo mi porta alla domanda 2. Quali sono le sfide che le aziende italiane affrontano in termini di sicurezza informatica rispetto ad altri contesti internazionali? Guarda, in Italia noi siamo messi un po' male sul ransomware, siamo tra i primi al mondo come attaccati. Tra l'altro il ransomware, spiego per chi non è un tecnico, il Certo. ransomware è un neologismo, viene da due parole: ransom, che è riscatto, e ware sarebbe software, quindi ransomware è l'unione di queste due parole. Nasceva il ransomware come una specie di virus, quindi un software appunto, che andava a criptare i dati del singolo e gli chiedeva un riscatto, lo chiedeva al singolo, quindi chiedeva 100, 200, 500 euro, cifre tutto sommato abbordabili. Negli ultimi 3-4 anni, come raccontavo prima, si è cambiato l'approccio, si stanno attaccando le aziende, le pubbliche amministrazioni, i comuni, le regioni, anche la sanità. Negli ultimi anni ci sono stati diversi casi. Ecco, questo ha portato a una complessità maggiore del ransomware. Non è più un virus, ma è un attacco mirato che entra nella rete del target, quindi non so, dell'ASL piuttosto che dell'ospedale o di altra azienda, e dopo che si è entrati dentro si va a rubare i dati, le cartelle cliniche piuttosto che i Certo. database, eccetera. Si rubano i dati e dopo che si sono esfiltrati si cifra tutto quello che sta in rete. A questo punto si chiede 2, 3, 4, 5 milioni di euro o di dollari di riscatto e si dà un tot di tempo. Il primo riscatto è quello per decifrare i dati, il secondo riscatto di solito è quello per non pubblicare i dati rubati, e addirittura c'è un terzo riscatto che si chiede alla vittima. È capitato per esempio in un caso dove c'era dei VIP all'interno dei dati rubati che prendevano dei soldi ovviamente per cose lecite di lavoro. Questi VIP, per non far pubblicare il loro estratto conto su internet, gli è stato richiesto a questi soggetti di pagare questi criminali per non vedere i loro dati rubati pubblicati su internet. Oltre che il danno, la beffa praticamente, non Beh, solo. certo, no, ma eh, scusami, perché io so che cos'è un ransomware, come funziona, eccetera, eccetera, ma scusa, ma questi delinquenti, perché sono delinquenti, cioè non è che si accontentano di dire mi paghi una volta 1 milione di euro, 5, ma te li continuano a chiedere Te li possono chiedere, è ovvio che li cercano può essere che tu non li hai pagati e quindi a questo punto vanno a chiedere agli altri. Ci sono varie modalità. Diciamo che chi fa questi attacchi li fa per soldi. certo, Diciamo certo. l'hacking, quello per dimostrativo, che esiste ancora, è molto raro, e quando c'è è spesso legato a delle azioni diciamo di attivismo cyber, quindi chiamiamolo modo politico di fare propaganda. Chiaro. Ed è successo anche durante i conflitti, sia quello Palestina-Israele, anche in precedenza Russia-Ucraina. Si fanno azioni anche di disinformazione, di attivismo, e questo può accadere. Però diciamo molto spesso il ransomware, è quasi sempre così, è per questioni di soldi, cioè si fa per soldi, Per soldi. sono organizzazioni criminali come se fossero delle aziende Sì, che sì, hanno chiaro. proprio un'organizzazione È vera e chiaro. propria. E senti un attimo, visto che si parla di soldi e dati, ma come le aziende italiane stanno gestendo la sicurezza dei dati personali e la conformità alle leggi sulla privacy? Per esempio, se ci sono stati recentemente gli attacchi agli ospedali in Nord Italia, mi sembra, e se vengono rubati questi dati,
Poi anche il cittadino comune, perché chiaramente mi mandi in giro la mia cartella clinica. Questo che impatto ha poi sull'ospedale o piuttosto che un altro ente? Guarda, allora, il punto è questo, l'ospedale deve fare, quando succede un data breach, questo si chiama in gergo data breach, il data breach va notificato al garante della privacy entro 72 ore da quando te ne sei accorto. Dopo nasce tutto un film, tutto un processo interno di miglioramento che però deve avere chiaro una serie di cose. E quali sono queste cose? Da un lato io devo capire qual è il malato zero. In questo caso specifico non parliamo di malati veri, ma di Chiaro. malati informatici. Ovviamente, visto che abbiamo fatto l'esempio della sanità, diciamo l'ambiguità ci potrebbe essere. Ma il malato zero, beh, anche i virus, noi usiamo la parola virus, ma è tutto preso È chiaro. in prestito dalla sanità. Abbiamo quindi il malato zero, capire come abbiamo avuto chi è entrato dentro, come è entrato al punto zero, perché possiamo capire così il punto debole. Se abbiamo una finestra rotta, una porta difettosa, una serratura che non funziona o una persona che ha aperto per errore a qualcun altro, noi dobbiamo capire come è avvenuto, perché se non capiamo la causa non possiamo lavorare sul migliorare e ridurre il rischio per evitare che riaccada. Ma questa cosa non la chiedo io, questa cosa la chiede anche il garante privacy, lo chiede all'interno della documentazione che o prima o dopo dovrà produrre chi ha avuto un problema del genere. L'altra questione importante, dopo che hai capito come è avvenuto bene, devi anche poter dimostrare comunque di aver messo in piedi un sistema che consenta di evitare che riaccada una seconda volta. Chiaro. Cioè, tu cosa hai fatto dopo che hai capito il difetto, il problema, eccetera, per evitare che riaccada? Questa è la seconda domanda. La terza cosa che devi fare è informare le persone che hanno subito la violazione, cioè se c'è una cartella clinica che è stata estrapolata ed è intestata a Gerardo Costabile dovrà essere informato in modo trasparente e chiaro, senza nascondersi, di quali sono stati i dati violati e che cosa può comportare in termini di rischi e di impatto rispetto a questo furto. Queste sono le cose fondamentali, che ovviamente io poi posso fare delle azioni risarcitorie rispetto a chi ha avuto questi attacchi, però al di là delle questioni del singolo, che possono ovviamente fare delle azioni a propria tutela, per quanto riguarda le società che subiscono questo tipo di attacchi, devono comunque fare un cambio di passo. Il problema che vedo io è che non impariamo dagli errori degli altri. Cioè, se succede una cosa a me del mio stesso settore o di un altro settore e leggo sul giornale che un ospedale ha avuto un problema di questo tipo, io mi dovrei seriamente preoccupare, perché il prossimo potrebbe essere il mio. Allora, a questo punto, cosa abbiamo fatto noi per evitare realmente che accada una cosa similare? Dalla mia esperienza non facciamo tantissimo. Perché? Perché la privacy è spesso interpretata in Italia come una rogna che si risolve con le carte. Ti faccio Chiaro. firmare l'informativa, ti faccio firmare questo perché deve essere autorizzato. È corretto, ovviamente, non voglio dire che non è corretto, è una cosa che va fatta, però io la chiamo, sai come? La sicurezza di carta. Certo. Questa è la sicurezza di carta che va bene perché le carte sono esistenti nell'organizzazione, ma la sicurezza non si basa solo sulle carte, si basa su una serie di questioni di equilibri tra tecnologie, processi e procedure e persone. E c'è ovviamente un termine di competenza che va a toccare queste tre gambe, diciamo così, perché altrimenti il tavolino ha una gamba lunga e una che non esiste, ovviamente non si mantiene in equilibrio. Ci deve essere un equilibrio tra queste cose e vanno misurate, testate, manutenute e quindi riviste con una certa periodicità. È chiaro. E questo mi porta a una domanda che hai detto prima in una risposta precedente. Le PMI italiane spesso hanno risorse limitate. Quali consigli daresti loro per proteggere efficacemente i propri dati e sistemi, considerando le sfide specifiche che possono affrontare?
Guarda, bisogna semplificare per le PMI, bisogna semplificare perché è ovvio che i budget sono limitati, però le tematiche sono sempre le stesse. Quindi bisogna comprendere un attimino quali sono, se i basilari funzionano. Faccio degli esempi. Uno dei grandi problemi che avviene, è avvenuto durante il Covid specialmente, è il voler accedere da remoto ai dati che abbiamo in azienda. Esatto. Anche se abbiamo uno studio professionale, uno studio legale, eccetera. Ecco, questo ha aperto dei rischi diversi, perché una cosa è accedere dentro una rete, diciamo così, localmente, una cosa invece è accedere da fuori. Allora, se vogliamo fare tutto gratis, probabilmente ci può essere qualche rischio in più. Poniamoci queste domande, poniamoci le domande se il nostro backup è fatto bene, perché poi dopo ci rubano i dati e non abbiamo il backup. È chiamato uno studio molto grande e diceva abbiamo perso anni di dati. Ho detto ma come li avete persi? Perché avevano il backup attaccato al server, proprio attaccato nella stessa stanza del server, c'era il serverino e poi c'era un sistema di backup nella stessa stanza. Allora io ho fatto la domanda e ho detto scusate, gli attacchi cyber possono essere complicati, uno può non avere tutte le competenze, ma vi faccio un esempio più semplice. Se fosse accaduto un incendio in questo ufficio e si fosse bruciato per un qualcosa di elettrico, tutto questo in una stanza, avreste preso lo stesso il backup? Sì. Ho detto, vedete quindi che il problema non è necessariamente il grande attacco informatico, cioè mancano le basi alcune volte. Quindi le PMI, se vogliono un attimo riflettere su quello che sono i propri rischi, devono farsi una checklist, e ce ne sono online diverse, ci sono che vi aiutano. Vi fate 10 domande e ponete queste 10 domande per iscritto, preferibilmente al vostro fornitore di informatica, e fatevi dire cosa e come fa le cose, e a questo punto potete fare un check-up. La cosa fondamentale è farsi un check-up, come quando vi controllate le analisi del sangue per, non so, il colesterolo e il resto, dice ma io sono stato sempre bene. Ho capito, ma se non ti controlli mai, è chiaro, chi lo probabilmente a un certo punto ti verrà un problema e dici ah sì, avevo la pressione alta da 10 anni, però se non l'ho mai misurata è troppo tardi. probabilmente Visto sì. che parli di collaborazioni, in che modo le aziende italiane possono beneficiare della collaborazione con enti pubblici o istituzioni nel campo della sicurezza informatica, anche tenendo conto degli ultimi attacchi da parte del gruppo hacker No Name 76, che hanno attaccato ad esempio il sito della Premier Giorgia Meloni, siti quali porti, aeroporti e forze dell'ordine? Guarda, il caso del no name è un caso particolare che non tocca in effetti le PMI, e quindi è un caso probabilmente potrebbe trarre in inganno, diciamo, il nostro ascoltatore, però lo raccontiamo, ma solo per poi mettere un attimo da parte. No name chi sono? Sono dei soggetti russi, comunque che parlano russo, scrivono russo, che fanno attacchi dimostrativi, quindi non frodi o attacchi, diciamo, di denaro, di tipo, chiamiamolo, politico, e lo fanno verso normalmente soggetti che hanno un simbolo, diciamo, da attaccare. Ecco perché fanno l'attacco al premier piuttosto che ad altri. Una PMI normalmente non è un target del no name. Chiaro, no, chiarissimo. Normalmente. Però, diciamo, questo è un argomento da tenere ovviamente in attenzione, dipende se qualche nostro ascoltatore, chiaramente se è un ente pubblico o qualcuno, diciamo, di un altro spessore, è chiaro che può essere un problema pure per loro. Però invece gli altri attaccanti che fanno cose che, come abbiamo detto, principalmente per soldi, per rubare dati, perché i dati hanno valore, anche rubare i dati ha valore, perché diciamo nel mercato nero c'è chi compra dati, dati di varia natura, password o altro ancora. Quindi la collaborazione come può avvenire? Io ritengo che una PMI la prima cosa che dovrebbe fare, al di là del check-up e di informarsi e di non aspettare l'attacco, potrebbe iniziarsi a leggere anche qualcosa che arriva dalle autorità, per esempio dall'autorità sulla cybersicurezza nazionale. Ha per esempio un canale Telegram, diciamo molto semplice, che si chiama CERT, e il CERT è un'organizzazione, diciamo, che
esiste anche dentro, diciamo, nelle aziende private, che si occupa quindi di risposta alle emergenze, di intelligence, di vulnerabilità, eccetera. Questo canale Telegram, basta leggersi le notizie che quotidianamente scrivono sul canale, le scrive ovviamente l'autorità, per tenersi un po' aggiornati. Se esce su quel canale che c'è una vulnerabilità, come c'è stata in questi giorni, non so, su Chrome, su Google, su Chrome, yes, oppure su iOS, sui sistemi Apple, ma ovviamente la settimana prima era su altri argomenti e su altri sistemi, io mi devo porre una domanda molto semplice. Io è uscita una vulnerabilità sui sistemi Macintosh. Io ho un'azienda che è tutta Windows, probabilmente non c'ho il problema, ma se c'ho un'azienda dove faccio grafica o uso una rete tutta Macintosh, probabilmente devo pormi la domanda se i miei soggetti che mi curano l'informatica hanno letto la notizia, se hanno fatto qualcosa e se è tutto a posto. Ecco, dobbiamo essere un po' noi anche a stimolare, non possiamo dare più per scontato. Ecco, questo è il vero tema. Non date più per scontato, come non date per scontato quando salite in macchina e pensate che la macchina sia perfetta. Dovete guardare come tutte le cose, le gomme, la cintura di sicurezza, l'airbag funziona, voglio dire. Poi è chiaro che ci possono essere degli errori delle persone, però oggi le informazioni ci sono, non sono segrete, sono pubbliche. È ovvio che sulle cose pubbliche vi potete difendere. È chiaro che sulle cose super segrete non vi potete difendere, ma devo dire probabilmente non sarete neppure voi quelli che sono attaccati, ecco. È chiaro. E senti una cosa, Gerardo, che questa è una domanda che interessa anche a me particolarmente, e chi meglio di te, perché chi vuole andare a leggere la biografia di Gerardo poi la metto in descrizione, è una biografia disarmante proprio perché hai fatto qualsiasi cosa, mamma mia, signore. Allora, chi meglio di te, guardando al futuro, quali tendenze chiave prevedi nel campo della cyber security in Italia e quali consigli daresti alle aziende per prepararsi a queste sfide? Guarda, uno dei temi di cui si sta discutendo in questo periodo è il fatto che le persone si stanno informatizzando da sole anche nelle aziende, sempre di più. Cioè anche nelle grandi aziende, ma nelle piccole già era così in parte, la gente usa device personali oppure usa dei device che compra direttamente e che li usa per lavoro. Quindi questo fatto, secondo me, che in parte è accaduto anche durante il Covid per l'uso da casa, no, del computer. Qualcuno di voi si ricorderà che non tutti avevano il portatile per poter lavorare da casa, molti avevano il computer fisso che ormai andavano in ufficio, avevano quel computer ed era lì, diciamo, tutto sommato non trasportabile. Quindi qualcuno ha iniziato col Covid, e questa cosa succederà sempre di più, che si utilizzano strumenti personali e anche la rete di casa, voglio dire, la wifi di casa, eccetera, diciamo, si è utilizzata per motivi professionali. Ecco, questa non distinzione, questa promiscuità, questo modo ibrido di lavorare sempre di più, che ha avuto questo inizio 3 anni fa ormai, ma che sta aumentando sempre di più, si prevede addirittura che raggiunga l'80% entro i prossimi 4-5 anni. E questo è un argomento di security, perché quindi io non devo più mettere in sicurezza solo le cose che ti do ufficialmente come azienda, se poi i rischi ce l'hai altrove. Quindi la sicurezza deve essere un concetto trasversale. L'altro argomento diciamo particolare è l'intelligenza artificiale. Su questo ormai tutti ne parlano quotidianamente, è un argomento molto, molto battuto, a volte anche un po' abusato. Però diciamo l'intelligenza artificiale viene utilizzata sia dai froddatori e dagli attaccanti per fare attacchi. I virus da tempo ormai sono scritti con l'intelligenza artificiale perché fanno prima e rifanno meglio. Dall'altra parte però ci si può anche diciamo difendere con l'intelligenza artificiale. Ci sono dei nuovi tool, delle nuove tecniche che si basano su questo. Il vero tema sta sempre sui dati. Noi stiamo usando i dati per insegnare, per addestrare l'intelligenza artificiale, e ci sono stati in passato, ci saranno sempre di più, dei problemi
sul data governance, sulla gestione di questi dati. Quindi un'altra sfida nei prossimi anni sarà un equilibrio tra i dati, intelligenza artificiale, usi e abusi. Non dobbiamo fare lo stesso errore che sarebbe moltiplicato per n volte, come abbiamo fatto in passato, dove volevamo le cose gratis e i vari social network ovviamente hanno preso i nostri dati e hanno fatto i miliardi di dollari sui nostri dati, e noi tanto abbiamo sempre pensato vabbè, preferisco così perché così è gratis, e poi adesso ci lamentiamo perché ci chiedono ovviamente una cifra che comunque costa mantenere un'infrastruttura informatica. Nulla è gratis, se noi utilizziamo le chat sul cellulare per fare messaggistica gratis, vuol dire che da qualche altra parte qualcun altro sta prendendo soldi. Ecco, il punto vero è lì. Sull'intelligenza artificiale abbiamo più o meno lo stesso rischio, se non di più, perché lo stesso rischio a monte, ma a valle l'effetto sarà peggio, perché è ovvio che impara moltissimo e saprà a un certo punto più di quello che sappiamo noi di noi stessi. È chiaro. Senti, io ho le ultime 3 domande che riguardano un po' più te. Come amministratore delegato di Deep Cyber, cosa rappresenta per te il focus su Advanced Cyber Threat Intelligence, Protection e Anti-Fraud? Puoi condividere qualche esempio di progetti significativi o sfide affrontate da Deep Cyber? Questa è una domanda più difficile che mi fai, ma non per i contenuti, per amor di Dio. Allora, io progetti non te li posso raccontare, ma perché chi fa security, diciamo, dovrebbe, non tutti hanno questo stile, dovrebbe un po' avere il profilo basso su quelli che sono gli argomenti, non teorici, ci mancherebbe, io sono qui e ho tanto piacere e sono anche, spero, spesso un divulgatore di questi argomenti. Però una cosa è fare il divulgatore, e mi sentite spesso parlare eccetera, ma vedete che io non dico mai nomi, non dico mai cose puntuali, perché è ovvio che può diventare un problema per un mio cliente che si affida a me o a noi per proteggersi, e quindi non voglio dare informazioni che possono essere usate. Diciamo, facciamo, senza fare nomi precisi o progetti precisi, facciamo un discorso, come dire, che le persone avranno, diciamo, la loro risposta, però che mi consente di mantenere questo mio stile che lo faccio a tutela delle persone con le quali lavoro, e che è importante e che credo che sia un valore quello che vi sto dicendo, e spero che ne prendiate atto di questo. Allora, la threat intelligence è un argomento molto importante che nasce in passato su quella che è la human intelligence, e quindi, diciamo, c'è una storia, secoli di storia sull'intelligence. Sulla cyber è qualcosa di più recente, che in Italia ha avuto dal 2017 più o meno in poi, si è affacciata. Non c'era tantissimo, e ancora oggi devo dire non c'è tantissimo in giro. Che cos'è la cyber threat intelligence? Significa di fatto analizzare le informazioni che arrivano da tante fonti informatiche, fonti meno informatiche, casistiche di altre persone, eccetera, per trarne un vantaggio e per fare in modo che io possa utilizzare come cliente, come azienda, queste informazioni e evitare che le stesse cose capitino a me, o ridurre il rischio o ridurre l'impatto. Ridurre l'impatto significa che se io ho dei problemi, perché non li posso risolvere tutti in un giorno, altrimenti saremmo tutti perfetti come sicurezza, ma in realtà ci sono delle cose più complicate da aggiustare, cerco di ridurre almeno l'impatto laddove avvenisse un attacco informatico. Io posso ridurre i danni, per capirci, cioè anziché far cadere tutta l'infrastruttura, mi può capitare, se sono stato bravo a progettare o a ridurre con le informazioni che ho soltanto un problema su un lato e non su tutto il resto. Ecco, l'intelligence serve a fare questo. Noi, per i progetti che facciamo aiutiamo i clienti in realtà a seguire un percorso di questo tipo e a fare in modo che non sia solo una rassegna stampa. Il grande tema dell'intelligence è che molte persone leggono l'intelligence come se fosse una rassegna stampa. Oggi è successo questo a quest'altro
persona, azienda di quell'altra nazione, è successo questo problema, come se leggessi una sorta di giornale. Invece io devo leggere quelle cose facendo delle domande su di me, cioè ma a me potrebbe accadere qualcosa di similare, ma laddove mi Chiaro. accadesse avrei lo stesso danno di più o di meno? Questa è la domanda quotidiana che mi devo porre, e quindi l'intelligence è un po' la parte preventiva, no? Iniziale, che mi consente di avere una postura diversa. Poi la cyber security in generale è un insieme di tante cose. Secondo me un altro aspetto, un aspetto di cui non abbiamo ancora parlato, non so se c'è nelle domande e mi scuso se ti brucio una domanda, No, figurati. no, perché non sapendole potrei bruciartela. Il fattore umano, cioè il grande tema. Che io ho letto nel tuo libro, che è Ecco, molto, anzi, io lo consiglio di tanto in tanto sul gruppo Telegram qui legato al canale o in alcuni video, lo faccio sempre vedere con orgoglio perché è molto interessante il fattore umano sulla cyber security. è un tema, questo è un tema sottovalutato, e sottovalutato nonostante gli anni, perché poi passano gli anni, ma è sottovalutato, perché si pensa che poi è un qualcosa che si accende o si spegne. No, è un qualcosa che il fattore umano è come una candela e tu l'accendi, però poi si consuma. Chiaro. E se tu non c'è un'altra candela, si spegne. Se si spegne sarà al buio. È un qualcosa che devi tenere vivo, che il vento può spegnere e che la candela stessa si consuma, come diciamo le nostre cognizioni, quello che impariamo, la nostra esperienza. Le persone dimenticano, perché il loro lavoro non è fare security. Chi fa l'amministrazione, chi si occupa delle fatture in un'azienda, chi si occupa di altri argomenti, non ha come priorità la sicurezza, ha la priorità che deve fare la fattura. Io lo capisco benissimo, perché è il suo lavoro. Noi che facciamo invece per lavoro la cyber security dobbiamo aiutare queste persone. E facciamo un esempio più banale che ci aiuta a capire. Se io cammino per strada, non penso ogni minuto che ci può essere una rapina, perché io non mi occupo di, non io personalmente, ma io come utente normale, cittadino normale, cammino per strada e penso che stanno andando a fare shopping, stanno a fare altre cose. Se ogni tanto non ci fermiamo a insegnare nuovamente, a ricordare a queste persone che ci sono dei rischi, che ci sono delle possibilità, che devono cambiare atteggiamento, che devono evitare che ne so, di avere qualcosa a vista, i soldi, eccetera, eccetera. Se noi non facciamo queste cose periodicamente, le persone poi, come la candela, si spengono e si dimenticano di fare dei comportamenti. È ovvio che non basta quello, dovrò anche dall'altra parte fare attività repressive, dovrò avere delle strade più sicure, è tutto vero, ma è la somma di queste cose Sì, che funziona. seguendo quello che hai detto adesso, mi è venuto in mente come i genitori fanno con il bambino. Attento a Certo. attraversare la strada anche se non c'è nessuno, sei in mezzo al niente. Glielo devi dire sempre. Te lo dici Deve sempre. essere una routine. Deve essere una routine. È vero. La formazione sulla cyber security non è che uno la fa una volta per tutta la vita. Non è la patente della macchina, fermo restando che io la farei un po' più spesso a qualcuno, specialmente qualcuno, gli farei un richiamino ogni tanto, come dire, di segnale etica. Però vabbè, questo non è il mio settore, quindi non mi permetto di dare consigli in altri ambiti. Però onestamente la cyber security va rinfrescata Certo. quotidianamente. È ovvio, in modo leggero, in modo, gli americani lo chiamano BEST, è una modalità per cui devi essere leggero, devi portare le esperienze, devi essere concreto, devi usare la gamification, quindi giochi, eccetera. Oggi ci sono anche delle piattaforme che insegnano la cyber security giocando, facendo dei giochi che ci si mette un po' alla prova, con tipo anche escape room, eccetera, per poi allenare il cervello a determinate cose e farlo anche in modo semplice, in modo che uno non si annoia, che sta lì a seguire quei corsi, che si addormenta la gente,
gli cala la palpebra, ci vuole anche un po' come di dinamismo nella formazione. Ecco, questo ancora siamo un po' lontani, però diciamo esiste, le tecnologie esistono, a livello internazionale sono molto usate. In Italia da 3-4 anni le aziende hanno cominciato ad usarle. Tra l'altro alcuni comuni, lo so per esperienza personale, stanno iniziando a pensare di fare questo tipo di formazione sulla cyber security ai cittadini del comune, cioè incrementando loro questa cultura, un po' come fanno per la sicurezza urbana. Quindi alcuni comuni, non tanto quelli grandi, quelli un po' più piccoli, stanno iniziando a pensare, ma in varie parti d'Italia, di dire: come io faccio delle campagne informative sulla sicurezza urbana, inizio a fare qualcosa anche sulle frodi, sulla cyber security, sulle altre patologie, e secondo me questa è una buonissima idea. Sì, bello. Senti, ora un'altra domanda alla quale non potrai rispondere. Puoi condividere qualche dettaglio sul tuo coinvolgimento nel bloccare il crew di bad actor che avevano violato le organizzazioni come NASA, US Army, US Navy, e qual è stato il tuo ruolo nelle indagini sul phishing e sul riciclaggio di denaro nei primi anni 2000? Sì, no, qualcosa la posso dire perché ormai sono cose vecchie e anche diciamo pubbliche, molte cose sono pubbliche. Allora, diciamo sono due questioni diverse. Non abbiamo detto, l'abbiamo dato per scontato, io oggi sono nel settore privato. In quell'epoca che mi stai facendo la domanda a te, io ero in Guardia di Finanza, mi occupavo di attività investigativa e ci sono stato fino al 2006. Quindi queste attività di cui stai parlando sono attività che ho seguito più o meno dal 2001, il caso della NASA è il 2001, e invece il phishing è il 2005, è stato il primo caso di phishing in Italia, era il 2005 e anche il 2006, cyberriciclaggio. Che cosa ho fatto in questi due momenti? Allora, sulla parte della NASA e anche le altre, erano 1000 macchine governative, molte americane, noi abbiamo collaborato come Guardia di Finanza insieme, e io ero a Milano, all'epoca lavoravo alla Guardia di Finanza di Milano, ho collaborato insieme al mio team, ai miei colleghi, ovviamente non ero da solo, eravamo un team, con alcuni soggetti internazionali, compreso il Secret Service degli Stati Uniti, quindi con loro abbiamo fatto attività investigative congiunte, perché è chiaro che c'era qualcosa in America e qualcosa in Italia, c'era un interesse anche americano per proteggere da questo tipo di attacchi. Gli attacchi provenivano dall'Italia, era un gruppo di persone, alcuni minorenni, alcuni maggiorenni, erano due crew, devo dire in confronto a quelle di oggi che ci sono oggi in giro erano dei ragazzotti, cioè nel senso loro non lo facevano per soldi, lo facevano come si faceva in quegli anni lì, per dimostrare di essere bravi, una sorta di fare, una sorta di bullismo, un po' una sorta di bullismo, no? Un bullismo cyber che in quegli anni ancora sopravviveva, nato anche prima, negli anni 90 ci sono stati altri casi famosi, Banca d'Italia, eccetera. Sono tutti casi che poi comunque non avevano mai dietro né uno spionaggio particolare, o non necessariamente, o comunque non c'erano soldi. Era chi era più bravo, dice: sai, ho bucato la NASA, ho bucato la Marina militare, ho bucato... mi ricordo queste quindi cose. lo facevano principalmente per questo. È chiaro che la cosa era diventata un po' seria, perché 1000 macchine governative in tutto il mondo, c'era Germania, Francia, Stati Uniti, l'Italia, cioè era diventato un po' articolato, e quindi facemmo un'indagine, e quindi contemporaneamente facemmo anche 20 perquisizioni nel 2001, e poi c'è stato il processo, si è trasferita a Milano, a Torino, perché il capo banda, diciamo così, era di Torino. Questo succedeva per quanto riguarda gli attacchi informatici. Per quanto riguarda invece il phishing, la questione era più legata alle frodi, quindi a questo punto invece era un tema che riguardava il denaro. Il phishing proveniva principalmente dalla Russia,
e tramite la Russia si muoveva in varie nazioni, compresa l'Italia, ma non era solo l'Italia, c'era anche in altre nazioni, e a periodi si andavano ad attaccare nazioni per poi ridurre le attività, non solo in Italia, e farla in Spagna, poi in Francia. C'è stato quegli anni lì, diciamo, una recrudescenza in Italia importante per quanto riguarda phishing sulle banche. Le banche all'epoca non usavano ancora la chiavetta, quella poi è stata messa dopo, c'era la password, chiamiamola normale, oppure qualcuno aveva la scheda stampata con una sorta di battaglia navale e loro, i fraudatori, chiedevano la fotocopia di tutta la battaglia navale o tutta la password, tutte le password, e quindi in questo modo rendevano inutile poi quello strumento, lo strumento di sicurezza. I soldi sono stati tantissimi, milioni di euro, milioni e milioni di euro su un po' tutte le banche più grandi italiane. E come succedeva? Loro chiedevano ad altri italiani di lavorare. Avete presente quegli annunci che ancora oggi ci sono? Vuoi fare i soldi facili seduto a casa, guadagni 2.000 euro a settimana senza fare niente, un'ora al computer? Ecco, allora parliamoci chiaro, qui nessuno regala niente. Se avessimo questa facilità di guadagno probabilmente non staremmo qui neppure a fare questa nostra chiacchierata. No. Cioè, faremmo tutti un altro lavoro. Dietro c'è sempre comunque qualcosa di losco. Loro che facevano? Chiedevano a questi italiani, che ingenuamente e non ingenuamente, erano più quelli non ingenuamente, prestavano il loro conto corrente per far transitare i soldi del phishing. Quindi la vittima gli rubavano, fate conto, 5.000 euro. Questi 5.000 euro dovevano andare in un altro conto che era quello dei complici, chiamiamoli complici, di questi soggetti che lavoravano. Facciamo finta che erano 5 complici, ci avevano 1.000 euro a testa che ricevevano sul conto. Ognuno di loro prelevava i 1.000 euro alla banca, si tratteneva un 5-7% della cifra, anche 10%, fate finta, su 1.000 euro, su 100 euro, presente per mezz'ora il tempo di andare in banca, si trattenevano i 100 euro, i 900 euro li mandavano con un money transfer. Avete presente, che ne so, Western Union, MoneyGram, quelli che per mandare i soldi velocemente all'estero, facevano quel versamento di, fate conto, 900 euro che rimanevano, e dall'altra parte, a San Pietroburgo spesso, c'era un soggetto che riceveva il contante nel giro di 15 minuti. Noi facevamo un'attività investigativa anche con i russi. All'epoca i rapporti erano buoni, non come adesso, comunque i rapporti erano buoni anche a livello investigativo, e quindi i russi fecero un'attività di concerto con noi per capire dove andavano a finire questi soldi, e in realtà fermarono quindi in diretta, su nostra indicazione, perché noi seguimmo due persone che mandavano soldi, e quindi in quel momento dall'altra parte si fecero trovare loro, presero la persona con le mani nel sacco in Russia con i soldi. A loro volta i russi erano degli altri prestanome che si trattenevano 25 dollari su questi 900, che per loro è una cifra importante. Chiaro. E poi davano questi soldi in una valigetta in contanti a persone che non conoscevano, ma che gli davano appuntamenti giornalieri in una piazza o in un'altra piazza, che cambiavano di volta in volta. Un film. Quindi è un film, ragazzi. C'è tutto questo, si perdevano i soldi in giro tra l'Europa ma infatti io mi ricordo quando vivevo a Londra che di tanto in tanto c'erano questi annunci, no? Dice: hai un conto Barclays? E io una volta lo contattai questo, e lui disse: io gli dissi: ce l'ho il Barclays, perché ti mando soldi, mi chiese se c'erano problemi sul conto e bla bla bla, ti mando soldi, poi domattina ci vediamo, andiamo in banca insieme, io ti lascio 500 sterline e il resto lo prendo io. E io lì capii, e infatti mentre te parlavi... Quello è il riciclaggio, quello si chiama riciclaggio. Infatti mentre parlavi io mi stavo chiedendo, no? Perché poi ho detto, chiaramente te lo saprai di sicuro, ma ovviamente non me lo puoi spiegare nei dettagli, ma questi che rubano milioni di euro, ma come li mandano? Cioè, io li rubo con Bitcoin, ma poi questi Bitcoin io li devo trasformare in soldi. E come fanno? Guarda, sai come fanno? Loro lo fanno in paesi dove c'è meno controllo che l'Italia. Vabbè.
il Bitcoin e le criptomonete non è che tutto il mondo c'è la stessa affidabilità dei soggetti, eccetera. Ci sono alcuni emettitori che sono seri, americani, europei o asiatici, dove volete, però che hanno una reputation buona. Ci sono poi soggetti che hanno una reputation meno buona. Perché? Perché non controllano i documenti, non ci sta una normativa antiriciclaggio in alcuni paesi del mondo. Il mondo non è tutto uguale. Chiaro. Quindi che succede? Che loro fanno delle transazioni verso questi wallet e poi ovviamente in alcuni paesi riescono a farli diventare, addirittura in alcuni casi non li fanno manco diventare contanti, danno direttamente la chiavetta con Bitcoin a qualcuno che gli dà i contanti, c'è uno scambio Sì, sì. tra il virtuale e il contante, come avveniva negli anni 60-70 quando si mandavano soldi, la mafia mandava soldi negli Stati Uniti, non è che faceva viaggiare i soldi, c'erano delle compensazioni tra il Canada, gli Stati Uniti Chiaro. e l'Italia, quindi diciamo le tecniche sono sempre le stesse, un po' mascherate e cambiate. Ci sono stati, non so se vi ricordate, qualche anno fa esisteva anche i gold. Il gold era uno strumento che non so se esiste, ma credo di no, non l'ho più incrociato, che faceva diventare oro massiccio, lingotti d'oro, e che ve lo spedivano all'indirizzo che volevate voi, Sì. e quindi non diventava manco denaro, diventava oro. Poi l'oro potevate ovviamente andarlo a vendere come oro. Gerardo, io ho l'ultima domanda per te, che è quasi un'ora che ti sto rubando il tempo e sinceramente spero che ti avrà ancora occasione perché, insomma, come ti ho detto prima, prima della registrazione, io pagherebbe per un CEO che, come dire, possa rispondere a decine e decine di domande che io personalmente avrei. Quali consigli daresti a coloro che aspirano a intraprendere una carriera nel campo della sicurezza informatica, considerando il rapido sviluppo delle minacce cibernetiche? Guarda, dipende un po' dall'età, dalla formazione base e anche un po' dalla passione, secondo me, perché la passione è quella che muove molto più delle competenze. Nel senso che uno può essere un grande tecnico, però poi se non ha la passione, diciamo col tempo, è un lavoro logorante, che comunque Sì. bisogna stare sempre attivi, bisogna avere un po' di passione. Non è un lavoro da impiegato tradizionale, ecco, dipende uno un po' che cosa vuole fare dalla vita. Se uno è un giovane e non ha ancora preso l'università, dovrebbe prediligere università che hanno ovviamente questo tipo di formazione, quindi esistono ormai delle lauree in cyber security, quindi diciamo non basta cercare, ci sono ormai in tutte le università. Ci sono università però che fanno la cyber security più tecnologica e quindi sono innestate all'interno dell'informatica, dell'ingegneria, diciamo di facoltà chiaramente più tecnologiche, oppure esiste anche la laurea per esempio in sicurezza giuridica. Per esempio l'Università di Foggia è stata la prima che ha inserito questa laurea all'interno di giurisprudenza. È ovvio che sono due lauree diverse, cioè in quella giuridica sarò molto bravo, avrò un'infarinatura delle cose tecnologiche, ma sarò molto bravo, più bravo sulle norme, sulle tematiche normative, che sono tantissime. Dall'altra parte invece sarò una persona più ingegnere, più informatico e quindi delle competenze più verticali. Se uno già lavora, anche lì dipende che tipo di lavoro fai. Se fai un lavoro più informatico o meno informatico, la cosa che bisogna evitare è che uno voglia fare il salto della guaglia, come lo chiamo io, cioè a un certo punto non puoi pensare, se non hai una competenza, che te la inventi così a 40 anni. Chiaro. Devi anche far conto un po' col fisico, è come se io volessi fare, non so, la maratona di 50 km, io non riesco a salire 2 piani di scale, allora capite che diciamo probabilmente sì la motivazione, però voglio dire, devo allenarmi, cioè se no non posso fare queste cose, quindi dobbiamo fare conto anche con i nostri limiti e su questo dobbiamo lavorarci, perché altrimenti pensiamo di poter strafare, ma in realtà poi ci rendiamo conto che non lo possiamo Quindi fare. anche Quindi tu, bisogna... come altri, ehm,
consigli, insomma, la perseveranza nello studio, non che ho preso Sempre. la laurea e ho belle No, no, fatte. no. Guarda, io ho preso 4-5 certificazioni professionali negli anni dopo della laurea. Allora, il punto vero è esistono delle certificazioni di settore che tra l'altro sono spesso pagate dall'azienda o addirittura vengono rimborsate dall'azienda perché sono un patrimonio che l'azienda poi utilizza per qualificare meglio le Chiaro. persone sui clienti. Quindi ci sono delle certificazioni internazionali che in base all'argomento ce ne sono diverse, sia sui processi, ci sono delle certificazioni più tecnologiche. Le certificazioni sono un po' come se fossero dei nuovi master per certi versi, come se io facessi un master. Non mi basta più la laurea, io mi prendo la certificazione perché mi verticalizza su questa cosa che mi interessa e io divento esperto su questo punto della certificazione, sui processi, su quello che è, e io a questo punto ho una competenza tra l'altro certificata, perché quello è una certificazione di competenza di Certo. fatto, che non è legalmente valido, ma è commercialmente valido. Cioè chi si occupa di assunzione, io guardo un curriculum, se una persona ha 2 o 3 certificazioni, anche una di quelle giuste, per me è una persona da ascoltare, Chiaro. a parità di laurea. Non mi interessa il voto della laurea, può essere anche diplomato, ci possono essere anche persone diplomate che hanno un paio di certificazioni buone, che come se fossero formalmente laureati per il Lo mercato sai che privato. su questo punto la penso esattamente come te. Ci sono i ragazzi che seguono il canale che è molto verticalizzato sul networking e poi vabbè c'è sistemi e sicurezza, però è molto networking. E molte volte dicono: Ah, ma io ho la laurea, ho certificazione. Ho detto, ragazzi, se andate con una laurea o una certificazione in networking, quello della certificazione molto probabilmente viene preso più in considerazione perché è proprio verticale su quello, su quel tema. È E, ovvio che se tu mi dici c'ho una laurea in cyber security, può essere pure, però chiaro, guarda, la maggior parte della gente ha lauree generiche, che ne so, ingegneria elettronica oppure ingegneria informatica, poi vado a fare le domande sulla cyber security e non sanno le cose base, nonostante sono degli ingegneri. Sicuramente se un altro ha il diploma, la certificazione e sa di reti, di sicurezza delle reti, sa che cos'è, che ne so, un IOC, sa come si maneggiano. Io adesso non voglio fare no, no, chiaro, banalizzare, però chiarissimo. voglio dire, ho fatto dei colloqui, gente dice ma che cos'è un IOC e un file Excel? No, capisci che allora l'IOC è un IOC, non è un file Excel, è un Excel, ci metti dentro i dati, cioè la gente confonde il contenitore col contenuto, allora e sono laureati, quindi la laurea sinceramente va bene nei concorsi pubblici, nelle cose dove devi misurare, comunque devi mettere un metro e quindi va bene, però non è l'unica cosa, è un punto di partenza, è un punto di inizio. Però io ho dentro l'azienda persone non laureate, Chiaro. sinceramente, che ho selezionato per la qualità e credo che quando esci dalla scuola la laurea diciamo sicuramente è qualcosa che ti distingue, ma se c'hai già 35 anni, 40 anni, io non te lo chiedo se sei laureato, io ti chiedo che cosa sai. No, no, è Cioè, chiarissimo, è questa la chiarissimo. cosa importante. È chiarissimo. A me, anch'io, insomma, da mia esperienza, ho sempre lavorato in informatica, ho iniziato vabbè, per gioco da bambino, poi a 18 anni, 16 anni, 18, proprio come lavoratore. E io la laurea non ce l'ho, però ho preso le certificazioni varie, tra cui Cisco, Palo Alto, ora giovedì do l'esame della CCNP, per esempio, no? Sono molto È una bella certificazione. Beh, è bella tosta, bella tosta. Quella è tosta, sì. È tosta, Però sì. guarda, quella certificazione, diciamo, è una certificazione che ti fa la differenza anche a mandare un curriculum e a Eh, fare un colloquio. Vabbè, certo, insomma, mi arriva uno davanti che è CCNP, mi Guarda, quando aspetto. fanno lo spiego per chi, non per te, che tu lo sai, Certo, ma per chi ci ascolta. Se io faccio una gara d'appalto con un operatore, un qualunque operatore, sto facendo una gara sulla rete o sulla sicurezza di rete, io non scrivo che voglio la laurea col 105, la stazione appaltante, cioè quello che chiede i consulenti, chiede l'azienda, dice voglio persone che hanno
questi anni di esperienza e queste certificazioni. Chiaro. Non c'è scritto mai in una cosa di stazione appaltante, in una gara, che ne so, che il voto non è un concorso pubblico. Chiarissimo. Loro vogliono sapere gente che sa mettere le mani dentro le reti. È chiaro. E non è No, detto, ma non è detto che uno abbia laurea, PhD, eccetera, probabilmente ha fatto un altro percorso e la certificazione neppure è oro colato, ci mancherebbe altro, però è almeno un punto di misurazione che loro vogliono, e poi ovviamente faranno i passi dopo. no, queste cose che hai detto sono molto, molto di valore e d'aiuto soprattutto a ragazzi giovani, perché magari i ventenni, chiaramente, però anche meno giovani, insomma, si fa per dire quelli di 30, 35 o 40 anni, sono consigli, come dire, molto, molto importanti, detti soprattutto da una persona della tua esperienza e anche, insomma, conoscenza. Ok Gerardo, io ti ringrazio del tuo tempo e di essere Grazie a stato te, qui in grazie a voi ovviamente. da questa intervista. E poi se ci saranno domande io te le girerò, perché ovviamente le domande le faranno a te e tanto io so già le domande. La prima sarà su che certificazione devo fare, però vedremo se me la fanno questa domanda qua. Comunque io ti ringrazio veramente tanto e ti auguro una buona serata. Grazie e buona serata a tutti voi.